Oggi desidero parlarti di qualcosa che credo sia nella mente di tutte le persone. Come diventare i migliori in qualunque cosa facciamo. Sia che si tratti di relazioni professionali o di obiettivi personali. Sia che si tratti di diventare il miglior padre, la migliore madre per i propri figli. Tutti vogliamo essere la migliore versione di noi stessi. Ma la verità è che può essere un compito arduo. Spesso ci troviamo a confrontare i nostri progressi con quelli degli altri e abbiamo la sensazione di non essere all'altezza, ma voglio farti sapere che non sei solo. Tutti lottiamo con questo ad un certo punto della nostra vita. Tuttavia ho una buona notizia per te. Ascoltando questo messaggio, iscrivendoti a questo canale, puoi cambiare le cose, puoi iniziare il percorso per diventare il migliore in qualsiasi cosa tu scelga di perseguire. Ho passato decenni a studiare individui di successo di ogni ceto sociale e ho scoperto che ci sono alcuni principi e abitudini che tutti condividono e oggi sono qui a condividerli con te. Esamineremo 3 di questi modi che ti aiuteranno a diventare il migliore in qualsiasi cosa, quindi siediti, ascoltami e prendi appunti. Tu preparati adesso a liberare tutto il tuo vero potenziale. Iniziamo dal numero 3. Il terzo modo per diventare il migliore in qualsiasi cosa è imparando lezioni dai migliori. Mi viene in mente una citazione del grande filosofo Aristotele che diceva: «L'eccellenza non è mai un incidente, è sempre il risultato di un'intenzione elevata. Uno sforzo sincero e un'esecuzione intelligente rappresenta la scelta saggia di molte alternative scelte e non determinate dal caso. Davvero. L'eccellenza è uno sforzo deliberato e consapevole per migliorare costantemente noi stessi e tendere alla grandezza. E uno dei modi più efficaci per raggiungere questo obiettivo è imparare dai migliori in qualsiasi campo, sia esso che si tratti di affari sportivi o di arti. Ci sono sempre individui che si distinguono dagli altri, hanno raggiunto un livello di successo e maestria che gli altri possono solo sognare. Eccoti la loro chiave del successo: imparare dai migliori. Quindi cosa significa imparare dai migliori? Significa cercare coloro che hanno già raggiunto ciò che vogliamo ottenere e studiare le loro abitudini, mentalità e strategie. Significa essere abbastanza umili da ammettere che non sappiamo tutto ed essere aperti a imparare dagli altri. Ora, so che alcuni di voi potrebbero dire: «Ma Jim, non ho accesso a queste persone di successo, come posso imparare bene da loro?» Amico mio, amica mia, viviamo in un'epoca in cui le informazioni sono prontamente disponibili a portata di mano. Abbiamo libri, podcast, video e seminari che possono fornirci spunti preziosi e lezioni dai migliori in qualsiasi campo. Ma lascia che ti dica una cosa: imparare dai migliori non significa solo acquisire conoscenza, ma anche applicare quella conoscenza e passare all'azione. Come dice il proverbio, la conoscenza è potere, ma la conoscenza applicata è il vero potere. Quindi come possiamo imparare in modo efficace dai migliori? Permettimi di condividere con te 3 passaggi chiave. In primo luogo, dobbiamo identificare chi sono i migliori nel campo che abbiamo scelto. Questo può sembrare un gioco da ragazzi, ma è importante essere specifici. Non possiamo semplicemente dire che voglio imparare dai migliori nel mondo degli affari. Dobbiamo restringere il campo su chi sono i migliori imprenditori nel nostro settore, che sono i leader di maggior successo nella nostra azienda. Identificando queste persone, possiamo quindi studiare il loro percorso e imparare dalle loro esperienze. In secondo luogo, dobbiamo studiare le loro abitudini e la loro mentalità. Ricorda, il successo lascia indizi. Uno degli indizi più grandi sono le abitudini, la mentalità delle persone di successo. Cosa fanno quotidianamente, come affrontano le sfide, come superano gli ostacoli, cosa studiano. Vedi, iniziando ad emulare le loro abitudini e mentalità, possiamo iniziare a vedere cambiamenti positivi nelle nostre vite. Infine, dobbiamo agire. Sappi che imparare dai migliori è inutile se non applichiamo ciò che abbiamo imparato. Dobbiamo agire in modo coerente e deliberato verso i nostri obiettivi, poiché si dice che il modo migliore per imparare è farlo. Adesso, non limitarti a leggere libri o ascoltare podcast, devi agire e applicare ciò che hai imparato. Ora alcuni di voi potrebbero pensare: «Sai Jim, vorrei iniziare, ma ho paura di fallire».
E se ci provo e fallisco? Beh, lasciate che vi dica che il fallimento, amici miei, non è qualcosa da temere. È una parte necessaria del viaggio verso il successo. Infatti, le persone di maggior successo hanno fallito innumerevoli volte prima di raggiungere i loro obiettivi, ma la chiave è imparare da questi fallimenti e continuare ad andare avanti. Come una volta il grande inventore Thomas Edison ha detto: «Io non ho fallito, ci ho provato solamente per 10.000 modi diversi che non hanno funzionato». Quindi non lasciare che la paura di fallire ti impedisca di imparare dai migliori e di raggiungere i tuoi obiettivi. Ora voglio condividere con te una storia personale. Quando ho iniziato il mio viaggio verso lo sviluppo personale, ero un giovane con grandi sogni, ma non avevo nessuna direzione. Non avevo accesso a persone di successo e non sapevo come imparare da loro. Ma vedi, un bel giorno mi sono imbattuto in un libro del leggendario oratore motivazionale Earl Nightingale. E lascia che ti dica che quel libro mi ha cambiato la vita. Ho imparato a conoscere il potere della definizione degli obiettivi, l'importanza di agire e il successo di innumerevoli altri individui. Sto parlando del potere di sviluppare una mentalità di crescita. Tu potrai chiedere: ora cos'è esattamente una mentalità di crescita? Beh, lascia che ti dica che una mentalità di crescita è la convinzione che le nostre capacità e intelligenza possano essere sviluppate e migliorate attraverso un duro lavoro, dedizione e una volontà di apprendere. È la comprensione che il nostro potenziale non è scolpito nella pietra, ma piuttosto è qualcosa che possiamo espanderci e migliorare continuamente. Vedi che molte persone hanno una mentalità fissa, credono che le loro capacità e intelligenza siano scolpite nella pietra e non c'è nulla che possano fare per cambiarla. Vedono il fallimento come un riflesso dei propri limiti e non riescono ad alzarsi facilmente di fronte alle sfide. Ma lascia che ti dica che questo tipo di mentalità ti impedirà di raggiungere il tuo pieno potenziale. D'altra parte, ci sono quelli con una mentalità di crescita, vedono il fallimento come un'opportunità per imparare e crescere, capiscono che il successo non è un risultato di un talento innato, ma è piuttosto il risultato della perseveranza nel duro lavoro e il risultato della volontà di imparare dagli errori. Le persone di successo non hanno paura di affrontare le sfide perché sanno che anche se falliscono ne usciranno più forti e più informati di prima. Quindi, come puoi sviluppare una mentalità di crescita? Tutto inizia con i tuoi pensieri e le tue convinzioni. Devi prima credere di essere capace di crescita e miglioramento. Devi credere che il tuo potenziale non è limitato dalle tue capacità attuali, ma piuttosto è illimitato. Poi devi essere disposto a metterti al lavoro, come dice il proverbio. Roma non è stata costruita in un giorno. Lo stesso vale per le tue capacità. Ci vuole tempo, impegno e dedizione per vedere miglioramenti e crescita, ma posso assicurarti che ne varrà la pena. Credimi. Ora, un altro aspetto importante dello sviluppo di una mentalità di crescita è accettare le sfide. Troppo spesso evitiamo le sfide perché abbiamo paura del fallimento, ma lascia che ti dica che il fallimento non è qualcosa da temere, è una parte necessaria del processo di apprendimento. Accetta le sfide e vedili come opportunità per imparare, per migliorare. Oltre ad accettare le sfide, è anche importante cercare feedback. Il feedback è fondamentale nella nostra crescita e sviluppo e sia molto importante perché ci permette di vedere i nostri punti ciechi e capire le aree in cui possiamo migliorare. Ma è importante ricordarlo, il feedback non riflette il nostro valore come individui, ma è semplicemente uno strumento per aiutarci a crescere e diventare versioni migliori di noi stessi. Ora so che sviluppare una mentalità di crescita non è sempre facile, ci vuole disciplina e una mentalità forte per superare la tendenza naturale, restare fedele a ciò che è comodo e familiare, ma posso assicurarti che le ricompense valgono lo sforzo. Quando hai una mentalità di crescita non sei limitato dalle tue attuali capacità, ti spingi costantemente ad imparare e migliorare, e questo è ciò che ti imposta. Questo è ciò che ti permette di diventare il migliore in qualunque cosa tu faccia. Ma lasciami essere chiaro con te, avere una mentalità di crescita non significa che non fallirai mai. Il fallimento è una parte naturale del viaggio verso il successo.
ma la differenza è che quelli con una mentalità di crescita non lasciano che il fallimento li definisca, lo usano come trampolino di lancio verso il loro obiettivo finale. E ora passiamo al numero 1. Mentre sono qui davanti a te, mi vengono in mente le grandi parole del leggendario Zig Ziglar, che una volta disse: «Sei nato per vincere, ma per essere un vincitore devi pianificare la vittoria». È arrivato il momento, amico mio. Devi prepararti a vincere e aspettarti di vincere. Queste parole contengono così tanta verità e sono il fondamento di ciò che sto per condividere con te oggi. Tutti abbiamo sogni, aspirazioni, ambizioni e gli obiettivi che vogliamo raggiungere nella nostra vita potrebbero essere qualsiasi cosa, dal diventare il miglior atleta, musicista o imprenditore all'essere il miglior genitore, coniuge o amico. Ma la domanda è: come trasformiamo questi sogni in realtà? Come possiamo diventare i migliori in qualsiasi cosa? Credimi, è semplice ma potente. Stabilire obiettivi chiari e specifici. Sì, proprio così, avete sentito bene. Stabilire obiettivi chiari e specifici. Adesso, vedi gli obiettivi. Ci danno direzione, scopo e motivazione. Gli obiettivi sono la mappa stradale che ci porta alla destinazione desiderata. Senza di loro siamo come una nave senza timone. Che fa una nave senza timone? Va semplicemente alla deriva. Saremmo senza una meta nel vasto mare della vita. Ma lascia che ti dica una cosa: stabilire degli obiettivi non lo è. Si tratta semplicemente di scrivere un elenco di cose che vuoi ottenere. Si tratta di creare un piano d'azione, un piano chiaro e specifico che ti aiuterà a raggiungere quegli obiettivi. Si tratta di stabilire un obiettivo e poi lavorare instancabilmente per raggiungerlo, lavorare con incrollabile determinazione e tenacia. Lasciami condividere con te una storia personale. Quando avevo 20 anni, lavoravo come commesso in un grande magazzino, guadagnavo a malapena abbastanza per far quadrare i conti e sapevo che volevo di più dalla vita. Io volevo avere successo finanziariamente, volevo essere sicuro e vivere una vita di abbondanza. Quindi mi sono posto un obiettivo chiaro e specifico: diventare milionario entro i 30 anni. Ora, alcune persone potrebbero pensare che fossi pazzo, ma non ho lasciato che le loro opinioni mi scoraggiassero. Sapevo cosa volevo ed ero disposto a fare qualunque cosa fosse necessaria per raggiungerlo. Ho iniziato a leggere libri, frequentando seminari e imparando da persone di successo. Ho anche iniziato a fissare obiettivi più piccoli e raggiungibili, che alla fine mi avrebbero portato al mio obiettivo finale. Sì, quello di diventare milionario. Indovina cosa avevo quando avevo 31 anni? Non solo ho raggiunto il mio obiettivo di diventare milionario, ma sono anche diventato un imprenditore di successo, autore e oratore motivazionale, e tutto è iniziato con la definizione di un obiettivo chiaro e specifico. Vedi, quando stabilisci un obiettivo chiaro e specifico, ti stai dando un obiettivo a cui mirare, perché stai creando una visione di ciò che vuoi ottenere. Quella tua visione a diventare la tua forza trainante ti dà un senso di scopo e direzione e ti aiuta a rimanere concentrato e motivato anche di fronte a sfide e ostacoli. Stabilire obiettivi chiari e specifici è fondamentale, ma è solo il primo passo, amico mio. Il passo successivo, infatti, è intraprendere un'azione massiccia verso quegli obiettivi. Vedi, gli obiettivi senza azione sono solo sogni. Puoi avere obiettivi ben definiti e specifici, ma se non agisci rimarranno solo quegli obiettivi. Quindi cosa significa intraprendere un'azione massiccia? Significa creare un piano e poi eseguirlo con tutto il cuore e l'anima. Significa essere disposti a impegnarsi nel duro lavoro, le lunghe ore e i sacrifici necessari per raggiungere i propri obiettivi. Significa essere persistenti e non mollare mai anche quando le cose si fanno difficili. E lasciami condividere ancora una storia con te. Ci saranno momenti in cui le cose diventeranno difficili, ci saranno battute d'arresto, fallimenti e delusioni, ma è durante questi periodi che i tuoi obiettivi ti faranno andare avanti e in questi momenti che ti ricorderanno il perché hai iniziato. In primo luogo, ti danno la forza e la determinazione per continuare ad andare avanti, ma stabilire obiettivi chiari e specifici e intraprendere un'azione massiccia non è ancora sufficiente. Hai capito bene?
non è sufficiente. Un ennesimo importante passo è valutare e adattare continuamente i tuoi obiettivi. Mentre avanzi verso tuoi obiettivi, incontrerai sfide ed esperienze di nuove opportunità e queste potrebbero richiedere che tu apporti modifiche ai tuoi obiettivi. Ad esempio, diciamo che il tuo obiettivo è perdere 20 libbre in 6 mesi. Ti rendi conto che stai perdendo peso più velocemente del previsto e ti senti più sano ed energico. In questo caso, sarebbe saggio modificare il tuo obiettivo e mirare a una maggiore perdita di peso o concentrarti sul mantenimento del peso attuale e sulla costruzione muscolare. D'altra parte, se non stai facendo progressi verso il tuo obiettivo, potrebbe essere il momento di rivalutare il tuo piano e apportare le modifiche necessarie. Forse hai bisogno di chiedere aiuto a un mentore o a un allenatore, o forse hai bisogno di cambiare il tuo approccio. La chiave è essere flessibile e aperto agli aggiustamenti. Questi ultimi risultano essenziali. Tu assicurati di fare le scelte giuste. Assicurati di fare scelte che siano allineate con l'obiettivo finale. Grazie per essere stato con me. A presto.